Salve e benvenuti nel mio canale. Sai che cos'è questo oggetto? È un sensore di movimento, cioè un apparecchio elettronico in grado di rilevare la presenza di calore. Nella fattispecie vede il passaggio del corpo umano che emette calore e lui automaticamente tramite un'elettronica interna attiva un interruttore, quindi possiamo definirlo un interruttore elettronico. Il principio di funzionamento è come di quello manuale. Questo lo attiviamo così, questo tramite un marchingegno interno, ma alla base c'è sempre questo sistema. Il conduttore passa la corrente, apriamo a ponte levatoio, non passa la corrente, chiudiamo e passa. Ovviamente, essendo un apparecchio elettronico, avrà bisogno di essere alimentato. Questo è alimentato dalla 220. Come ben sapete, la 220 è composta da due fili, fase e neutro. La fase è di colore marrone o nera, il neutro è di colore blu o celeste. Quindi, per alimentare l'apparecchio e tutto il suo funzionamento, avremo bisogno di un filo di fase da collegare al marrone e un filo neutro da collegare al blu. Quest'altro colore rosso è la parte che porta la fase all'utilizzatore, alla lampadina o a un campanello. Quando il sensore si attiva, la fase, come ho detto prima, si abbassa e porta corrente su questo filo rosso. Vediamo come è strutturato dietro. Ha due regolatori, time sarebbe tempo e lux luminosità. Cosa si regola con questa funzione tempo? Per quanto tempo deve restare chiuso il circuito, cioè alimentare questo filo rosso, lo possiamo stabilire. Il minimo va in questo modello da 10 secondi fino a 7 minuti. Una volta attivato possiamo farlo spegnere da 10 secondi o a 7 minuti in pratica. Lux significa se sta sulla luna vuol dire che si attiva solo con buio assoluto, quindi principalmente di notte. Se sta regolato sul sole significa che si attiva di giorno. A cosa serve attivarlo di giorno? Magari perché può essere messo all'ingresso di un negozio, di un cancello e collegato a un campanello. Quindi noi che stiamo dentro o in un posto dove non vediamo l'ingresso sentiamo il campanello suonare, oppure può essere collegato insieme al campanello a una lampadina dove siamo noi per avere un segnale luminoso e sonoro. Detto ciò, come va montato praticamente in un impianto? Qui ho riprodotto uno schema tipico per alimentare una semplice lampadina. Do corrente e la fase passa sul filo nero, viene utilizzata in questo caso dalla lampadina e la parte restante torna al contatore. Questo schema serve a farvi capire in quale punto dell'impianto andrà installato il sensore. Ecco il cablaggio finito, come va installato il sensore su un impianto già esistente o da creare. Praticamente il neutro deve continuare ad alimentare la lampadina, quindi ho fatto una derivazione e l'ho portato al neutro dell'apparecchio, del sensore. Invece la fase va staccata e va portata, la fase proveniente dalla rete o da un interruttore, va portato alla fase dell'apparecchio. La fase che alimenta la lampadina esce dal filo rosso dell'apparecchio. L'ho lasciato di proposito nero per farvi capire che è semplicemente sempre questa fase, ma interrotta elettronicamente. Adesso l'impianto è funzionante. Ovviamente il sensore l'ho messo girato perché altrimenti si accenderebbe di continuo, perché io sono vicino. Adesso si spegnerà in 10-12 secondi circa. Vedete, è molto semplice. Adesso aggiungerò una variante all'impianto. Facciamo caso che questa lampadina sia installata sotto una veranda e quando la sera rientrate a casa, il sensore posto un po' prima vi attiva la lampadina e quindi potete vederci chiaramente
ma se quella veranda la utilizzate anche perché magari avete un tavolino, vi permette di installare un interruttore che vi mantiene la lampada sempre accesa indipendentemente dal passaggio davanti al sensore. Dove verrà posto questo interruttore? Sappiamo che la lampadina per funzionare ha bisogno di un neutro e di una fase, quindi prenderemo nuovamente la fase che alimenta il sensore, lo porteremo all'interruttore e da lì lo porteremo di nuovo alla lampadina. Ecco cosa ho fatto all'impianto. Praticamente ho inserito un interruttore manuale, come vi ho detto prima, bypassando questo elettronico, cioè il sensore di movimento. L'ho preso vicino alla fase di ingresso che alimenta l'apparecchio, scende, va all'interruttore che fa sempre da ponte e poi va lo stesso qui dove alla lampadina dove va anche l'altra fase interrotta dal sensore. Vi faccio l'esempio pratico. Adesso è attivato il sensore. Vedete? Si è attivato con la mano. Mettiamo che stiamo seduti sotto la veranda e fa accendi e spegni di continuo? No. Passo e si accende, quindi lo voglio sempre acceso. Allora faccio così. Adesso aspetto che si spegne. Premo questo interruttore e la luce è sempre accesa. Adesso sentite il click del sensore. Sentite? Il sensore si è attivato, anche lui sta portando, tutto parte da questa fase qui. Il sensore prende questa fase, come ho già spiegato prima, tramite il movimento attiva l'interruttore interno elettronico, lo fa uscire dal filo rosso e va ad alimentare la lampadina. Però siamo vincolati a questo suo funzionamento. Invece ottengo lo stesso effetto con l'interruttore per avere una luce fissa. Sempre da questa fase prendo una fase e la vado a collegare all'interruttore che normalmente è aperto, cioè quando mi serve solo il sensore questo è aperto e quindi non alimenta la lampadina. Quando mi serve la luce fissa chiudo l'interruttore e praticamente la fase scende e va alla lampadina. Adesso riattivo il sensore. Ecco qui. Tra 10-12 secondi si spegnerà. Schema semplice, non comporta l'utilizzo di modifiche eccessive all'impianto, basta se avete, come ho detto, una veranda o un posto dove avete necessità di bloccare la luce. Io sotto la veranda di casa mia l'ho fatto perché c'ho il tavolino d'estate è l'albero di Natale, accendi e spegni, quindi ho usato questo sistema e 15 anni che sta installato, funziona perfettamente. Non bisogna solo trovare i fili che alimentano la lampadina o il lampadario e se l'impianto è fatto a norma rispetterà questi colori. Comunque per qualsiasi modifica rivolgetevi sempre a un elettricista. Questi video sono uno spunto, poi la corrente è una cosa seria, va fatta da professionisti. Se il video ti è piaciuto mi raccomando iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se hai notato sotto i miei video c'è il pulsante abbonati. È un abbonamento semplice di 99 centesimi al mese, lo potete disdire in qualunque momento e avrete una risposta prioritaria ai vostri commenti. Grazie.